Ciao a tutti. Il narcisismo è un disturbo della personalità che comporta una grandiosa visione di se stessi, una mancanza di empatia verso gli altri e un costante bisogno di ammirazione. Tuttavia, dietro questa maschera di sicurezza e di superiorità, i narcisisti possono nascondere profonde insicurezze e vulnerabilità. Quando le loro difese iniziano a vacillare, possono sperimentare un collasso emotivo e comportamentale. Ora esploreremo attentamente i 20 segnali del collasso del narcisista, analizzando le cause, le implicazioni e le strategie per affrontare in modo efficace questa situazione delicata e devastante. Declino dell'autostima. Il soggetto di matrice narcisistica inizia a mostrare segni di dubbio e di insicurezza riguardo al proprio valore e alla propria importanza, contraddicendo la solita grandiosità e arroganza. Isolamento sociale. Ritirandosi dagli altri tenta di proteggere la sua immagine e mantenere il controllo sulla situazione. Cambiamenti nell'umore e nell'energia. Si verificano sbalzi d'umore significativi con momenti di euforia seguiti da periodi di profonda depressione. Irritabilità e aggressività. Diventa reattivo e irritabile manifestando comportamenti aggressivi in risposta a critiche o minacce percepite. Disconnessione dalle emozioni. Mostra una mancanza di empatia e una ridotta capacità di provare gratificazione. Disturbi del sonno e dell'alimentazione. Inizia a soffrire di insonnia o ipersonnia e manifesta una notevole mancanza di appetito. Crisi esistenziali. Mette in discussione il proprio senso di identità e scopo di vita, cercando freneticamente supporto e validazione. Abuso di sostanze. Per affrontare il dolore emotivo può ricorrere all'abuso di alcol, droghe o farmaci. Perdita di interesse per le attività precedenti. Viene a meno il suo coinvolgimento da hobby, passioni o relazioni che una volta considerava importanti. Comportamenti autodistruttivi. Si impegna in comportamenti dannosi come l'autolesionismo, la promiscuità sessuale o i rischi finanziari. Ricerca disperata di ammirazione e di validazione. Dipende ancora di più dall'approvazione esterna per mantenere il proprio senso di onnipotenza. Rifiuto del cambiamento. Resiste al cambiamento e alla ricerca di aiuto professionale, percependo la propria vulnerabilità come un segno di debolezza. Instabilità nelle relazioni interpersonali. Le relazioni diventano tumultuose e instabili con un'incapacità di mantenere legami sani e duraturi. Mancanza di tolleranza al fallimento. Non è in grado di affrontare il fallimento o l'umiliazione e la sua reazione sarà eccessivamente negativa e vendicativa. Crollo della performance lavorativa o scolastica. La prestazione lavorativa o scolastica può diminuire drasticamente a causa della mancanza di concentrazione e di motivazione. Percezione distorta della realtà. Può iniziare a percepire la realtà in modo distorto, sviluppando paranoie o deliri di grandezza. Compulsioni ossessive. Si manifestano comportamenti ossessivi, come la necessità di controllare gli altri o l'ossessione per l'immagine pubblica. Autoassorbimento estremo. Si concentra esclusivamente su se stesso, ignorando completamente i bisogni e i sentimenti altrui. Esaurimento emotivo e fisico. L'esperienza del collasso narcisista può portare ad un completo esaurimento emotivo e fisico, con sintomi simili a quelli del burnout. Rifiuto della responsabilità. Continua a negare o minimizzare la propria responsabilità per i propri problemi, attribuendoli agli altri o alle circostanze esterne. Impara a riconoscere i segnali del collasso. Prima di tutto è essenziale essere in grado di riconoscere i segnali del collasso del narcisista.
Osserva i cambiamenti nei suoi comportamenti, nei suoi umori e nelle sue interazioni con gli altri. Essere consapevoli di questi segnali ti permetterà di prepararti al meglio per gestire la situazione. Stabilisci limiti chiari e salutari. Fissa limiti chiari e salutari nelle relazioni con il narcisista. Sii deciso riguardo a ciò che sei disposto a tollerare e cosa no. Mantieni questi limiti anche durante il collasso del narcisista, proteggendo la tua salute mentale ed emotiva. Pratica l'empatia senza farti coinvolgere. Cerca di comprendere le sue emozioni senza farti coinvolgere emotivamente. L'empatia può aiutarti a gestire la situazione in modo compassionevole senza permettergli di manipolarti o di sfruttarti ulteriormente. Evita il confronto diretto durante i momenti di crisi. Durante il suo collasso evita il confronto diretto o le critiche dirette. Questo potrebbe aumentare la sua irritabilità e portare ad una reazione aggressiva. Invece cerca di mantenere la calma e offrire sostegno emotivo se appropriato. Focalizzati sulla tua salute mentale ed emotiva. Prenditi cura della tua salute mentale ed emotiva durante questo periodo stressante. Cerca supporto da amici, familiari o professionisti della salute mentale. Ricorda che non sei responsabile del benessere emotivo del narcisista e che è importante prenderti cura di te stesso. Pratica la gestione dello stress e della resilienza. Investi nel tuo benessere emotivo attraverso pratiche di gestione dello stress e della resilienza. Trova attività che ti aiutino a rilassarti e a mantenere la calma durante i momenti di tensione. Questo ti permetterà di affrontare meglio le sfide legate al collasso del narcisista. Raggiungi un equilibrio tra empatia e autoprotezione. Trova un equilibrio sano tra l'empatia per il narcisista e la protezione dei tuoi confini personali. È importante essere compassionevoli verso il suo dolore, ma allo stesso tempo non permettergli di manipolarti o di sfruttarti. Prenditi del tempo per riflettere sulla tua relazione. Utilizza questo periodo per riflettere sulla tua relazione tossica e valuta attentamente cosa è meglio per te. Potresti scoprire che è necessario stabilire limiti più rigidi o persino allontanarti definitivamente da tale relazione per proteggere il tuo benessere emotivo. Non dimenticare mai che tu sei la tua priorità. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguito.